Ciao, sono Martina del blog di Cucito la Dulzatina. Eccoci per un nuovo appuntamento con la rubrica Cucito mai più senza. In questo video parleremo di uno strumento che molti temono ma che io invece amo tantissimo, il cutter. Chi mi conosce da un po' sa che preferisco tagliare con il cutter piuttosto che con le forbici. Questo perché sono sempre stata abituata sin da ragazzina, al liceo, all'università, ad utilizzare il cutter universale per tagliare carta, retini o altri materiali per fare i modelli. Ho sviluppato negli anni quindi una certa dimestichezza e in pratica taglio meglio con il cutter che con le forbici. Quando ho iniziato a cucire ho scoperto che esisteva un cutter specifico anche per tessuti. Il cutter è stato infatti uno dei miei primissimi acquisti. Questo in particolare è stato il mio primo cutter in assoluto ed effettivamente è stato un buon investimento perché a casa utilizzo quasi esclusivamente il cutter per tagliare le stoffe. Insieme al cutter avevo acquistato questa base di taglio. È un tappetino apposito che deve essere utilizzato in combinazione con il cutter per non rovinare il tavolo su cui stiamo lavorando e la lama stessa del cutter, che è molto delicata e affilata. Visto che sapevo che avrei utilizzato il cutter per tagliare quasi esclusivamente abbigliamento, ho scelto fin da subito il tappetino più grande, quello da 90x60. Con il tappetino grande si riesce a tagliare la maggior parte dei pezzi senza dover spostare il tappetino sotto il tessuto in continuazione. I tappetini più piccoli vanno invece spostati spesso sotto il tessuto, essendo appunto di dimensioni inferiori. Questo potrebbe aumentare il rischio di rovinare il tavolo o il progetto che stiamo tagliando. Quindi il mio primo consiglio è quello di acquistare il tappetino più grande in base al tuo budget. Questo grande, quando non lo si utilizza, può essere archiviato dietro un armadio o una libreria. Io ho fatto così per tanti anni, adesso per esempio lo archivio sotto il tavolo del cucito. Un'alternativa al tappeto più grande è questa base di taglio piegabile che è aperta a misura 60x45, che è già una buona misura per il cucito di abbigliamento, e che chiusa diventa 30x45 cm. Parliamo ora del cutter. Io lo utilizzo per tagliare qualsiasi tipo di stoffa, dalla più leggera alla più pesante, anche stoffe molto difficili da tagliare come la seta. Taglio per esempio il jersey, la maglina, la pelle, insomma tante tipologie di tessuto. Lo preferisco rispetto alle forbici perché il tessuto rimane fermo sul piano di lavoro mentre lo sto tagliando, non devo quindi sollevarlo appunto come avviene con le forbici. In questo modo riesco a essere molto più precisa e veloce. Di cutter ne esistono molte tipologie, questi sono i tre che ho io. Questo, come ti ho già detto, è il mio storico, quello che ho utilizzato e utilizzo tuttora per abitudine più spesso. Ha una lama da 45 mm. Questo è identico ma più piccolo, ha una lama di diametro inferiore da 28 mm ed è molto utile per tagliare le curve strette. Con questo cutter più grande mi trovo spesso in difficoltà nelle curve molto strette perché, avendo appunto una lama grande, scorre un po' più a scatti. Il cutter da 45 mm è in genere più adatto per linee dritte o leggermente curve, per esempio i centri davanti e dietro, gli orli e i fianchi. Per curve molto strette questo più piccolino scorre molto più facilmente. Questo invece è un cutter ergonomico. Se dovete fare tanti tagli, questo è il cutter giusto perché non affatica la mano. Il cutter ha infatti una forma che accompagna il movimento della mano. Inoltre è molto più sicuro perché ha la lama protetta. Quindi è perfetto anche come primo cutter se non ne avete mai utilizzato uno prima. Vediamo ora come si utilizza il cutter per tagliare. Posiziono la base di taglio sul tavolo. Posiziono poi sopra il tessuto. A seconda di quello che devo tagliare posso mettere il tessuto parallelo al lato lungo della base di taglio o perpendicolare. Io scelgo di volta in volta come fare a seconda dell'altezza del tessuto e dei pezzi che devo tagliare. In questo caso sto tagliando un cami top, come quello che indosso in questo video, composto da due pezzi, il davanti e il dietro. Quindi sono più comoda a posizionare il tessuto di seta lungo il lato corto, perché il tessuto e i pezzi saranno tutti comunque sopra il tappetino e non dovrò quindi spostarlo durante il taglio. Essendo due pezzi da tagliare in piega, posiziono il tessuto dritto contro dritto con le cimose che si toccano al centro. Per raddrizzare il tessuto mi aiuto mettendolo in linea con le guide della base di taglio. Spillo poi il cartamodello al tessuto. Posso utilizzare anche dei pesi in alternativa agli spilli. Apro poi il cutter tirando indietro questa leva e lo posiziono sul tessuto dove inizia il cartamodello, se il cartamodello ha già i margini inclusi come in questo caso, oppure sul margine segnato con il gesso. Con il dito faccio una pressione costante su questa parte mentre spingo con la mano il cutter in avanti. Le forze che applico sono quindi due insieme, una con il dito e la mano verso il basso e una con il braccio in avanti. La pressione dovrà essere maggiore più è spessa la stoffa. Con la lama si segue il perimetro del cartamodello o i margini segnati con gesso marker. Procedi lentamente se è la prima volta che tagli. È importantissimo tenere il cutter ben saldo con la mano in modo che non scivoli in avanti e tenere sempre l'altra mano lontana, parallela al cutter e mai davanti. La lama del cutter è affilatissima.
Taglia fino a dove riesci ad arrivare. Se il taglio non è finito, non tirare sulla lama, ma fermati, spostati con il corpo e prosegui senza sollevare il cutter finché non finisci la linea che stai tagliando. In questo modo il taglio sarà sempre continuo anche se mi sono fermata. Una volta finito il taglio e tutte le volte che si appoggia il cutter sul tavolo, la lama va coperta e quindi bisogna mettere in sicurezza il cutter. Mi raccomando, è molto importante e va fatto sempre, anche quando sappiamo che dopo pochi secondi dobbiamo fare un altro taglio. Come ti dicevo, la lama è affilatissima e ci si taglia anche solo sfiorandola. Vediamo ora come tagliare le curve. Se ho solo il cutter con lama da 45 mm, procedo molto lentamente a piccoli passi, un po' come se dovessi disegnare una curva con la matita. Un piccolo passo e ruoto leggermente il cutter, un altro piccolo passo e ruoto leggermente il cutter e così via. Se ho anche il cutter più piccolo, utilizzo questo nelle curve strette. Il metodo di taglio è lo stesso, ma essendo il cutter più piccolo faccio meno fatica. Abbiamo detto che la lama del cutter è molto affilata, ma è anche molto delicata. Ecco quello che faccio io per far durare di più la lama e il tappetino. Con il cutter taglio solo esclusivamente i tessuti, mai la carta o altri materiali. Per quelli ho un cutter universale a parte. Anche la mia base di taglio la uso solo per tagliare le stoffe. Per tagliare altri materiali utilizzo altre basi. Non passo mai con il cutter sopra gli spilli, altrimenti la lama si rovina. Per capire se la lama è rovinata basta osservarla. Se ha dei solchi vuol dire che è da cambiare. Capisco che è da cambiare anche quando non taglia in maniera continua, come in questo caso. Il tessuto in questo punto non si è tagliato e devo ripassare il taglio con il cutter o con le forbici. Rispondo infine a una domanda che mi viene fatta spesso. Il cutter può sostituire completamente le forbici? La risposta è no, le forbici sono sempre necessarie anche se si ha un cutter. Le forbici servono per tagliare le tacche di riferimento, per esempio, che sono impossibili da fare con il cutter, per rifilare margini e per fare molto altro. Il cutter è un aiuto aggiuntivo per un taglio super preciso e veloce del cartamodello sul tessuto. Il mio consiglio quindi per chi inizia a cucire è quello di procurarsi assolutamente un buon paio di forbici e poi un cutter e un tappetino per velocizzare e rendere più preciso il taglio del cartamodello. Per le forbici per tessuto ti consiglio di andare a vedere il video in cui do 5 consigli per sceglierle e utilizzarle nella maniera corretta. Trovi il link nella descrizione sotto il video. Per questo video è tutto, se ti è stato utile condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video e ci vediamo il mese prossimo per un nuovo appuntamento con la rubrica Cucito mai più senza. Ciao e a presto!